pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un piccolo tutorial. Non so se vi ricordate, molti mesi fa mi ero messa a ricamare, insomma mi stavo divertendo a ricamare dei fiorellini perché poi avrei voluto farci dei ciondoli, ecco. Quindi ho ricamato questa serie di micro ricamini su un tessuto che avevo io a casa, questo è il retro. Il telaio, il kit e tutti i prodotti che ho usato li ho acquistati su Amazon. Se non avete visto quel video ve lo metto qui nelle schede o giù nell'info box, così potete andare a vedere perché faccio un unboxing di questo kit che conteneva 2 telai, tutti i fili, gli aghi e tutto quanto. E poi cosa ho fatto? Ovviamente su AliExpress sono andata a prendere dei piccoli telai che ora vi mostro e sono questi. Se trovo il link di AliExpress vi metto quello di AliExpress, altrimenti li trovate anche su Amazon, Amazon Prime e ce ne sono carinissimi anche a cuoricino. Ce ne sono di varie dimensioni. Questo è il primo, questo è circolare e vedete che io già mi ero segnata delle impronte perché oggi andiamo a vedere come si utilizzano questi mini telai. Io li trovo deliziosi. Questi ovali più grandi, ovali più piccini, per esempio per un unico girasolino. Poi adesso le apriamo e le andiamo a vedere in pratica come si usano, perché ovviamente a noi interessa capire come si usano. È la prima volta anche per me. Allora, questi set sono composti da un piccolo telaio, una parte centrale più piccina e una parte più grande che sarebbe il retro e poi contengono una vitina e ops, ecco, non li perdete, 2 micro bulloncini per andare a fissare. E ovviamente quando poi andate ad inserire il chiodino, la vitarella anzi, speriamo di riuscirci, va bene, poi lo faremo insieme, all'interno poi andrete ad inserire una catena. Io per esempio userò questa in acciaio e che abbia ovviamente un anellino, altrimenti poi andrete a inserire poi un anellino che entri all'interno e quindi che sostenga il nostro ciondolo. Va bene, passiamo subito al dunque e vediamo cosa fare. Cosa ci servirà? Ovviamente ci serviranno dei piccoli ricami. Poi non so se volete che vi faccio il tutorial, ma io non sono un'esperta, sono una che si cimenta, lo sapete, si butta a fare un po' di tutto e mi ero innamorata di questi micro ricami di roselline e quindi come sempre io quando mi viene in mente di fare una cosa dico why not? Perché no? Quindi ci devo provare assolutamente. E quindi oggi andiamo, quindi telaio, un micro ricamo, ovviamente potreste anche fare, voglio dire, semplicemente con della stoffa rivestire e fare qualcosa al video embroidery, però secondo me questi telai sono proprio adatti per fare i micro telai. Allora, quindi serviranno i micro telai, mi raccomando non perdete i pezzi, metteteli da parte. Dopodiché vi servirà un gessetto, ok, per andare a disegnare la parte che vi interessa, ovviamente. Vi serviranno poi delle forbicine, vi servirà della colla e non so se serviranno delle pinze, andremo a vedere se riusciamo ad avvitare a fare tutto senza l'uso delle pinze. Allora, io ho pensato di cominciare da questo, anche se c'entra veramente giusto giusto, forse questo va meglio. Vedete, già ho fatto il segno, adesso cosa faccio? Vado probabilmente, questo lo perderò, dovrò scucire questo ricamo e fare lo stiro dall'altro lato, perché quando andate a tagliare ovviamente dovete ripiegare la vostra stoffa al di sopra di questa parte, quindi vi servirà uno spessore così e vi servirà anche un mezzo centimetro dall'altro lato, quindi noi dobbiamo andare a tagliare più o meno in questo modo, vedete questo è il segno e noi andiamo a tagliare in questo modo. Vado con cautela e vado semplicemente a ritagliare la mia stoffa esternamente. Vedete che, ahimè, devo andare a ritagliare anche il girasole, però ve l'ho detto, non ci ho pensato a priori, no? Tu più o meno ti regoli con gli spazi, questi sono gli errori che si fanno quando uno è come me alle prime armi, no? Provo, dico vabbè, mo provo e poi faccio le cose troppo ravvicinate e poi mi rendo conto dopo dell'errore che ho commesso. Quindi, allora, diciamo che, ecco, con molta cautela, ecco vedete qua già ho
Vedete? Già ho fatto un piccolo danno, ma ce la faremo sicuramente, con molta cautela, quindi ritagliate la vostra parte, dopodiché dovete praticamente andare a fissare questa parte. Non so se vi ho detto che forse è necessario anche un po' di ago e filo, quindi lo vado a recuperare. Ovviamente io ho a portata di mano il mio solito ago, ma potete usare un qualsiasi ago. Ovviamente esiste proprio la tela da ricamo, ma io in questo caso ho utilizzato della stoffa a trama fitta perché mi piaceva questo colore, insomma, neutro. Vado ad infilare il filo e come si fa più o meno quando si vuole rivestire un bottone o un elemento, si va semplicemente a dare un punto abbastanza largo. Qua vedete ho tagliato, ahimè, si dà un punto abbastanza largo, in questo modo, che poi andremo ovviamente a stringere. Poi utilizzeremo anche un pochino di colla, cioè un punto veramente più semplice di così, cioè non potete non saper dare questi punti. Punto base, imbastitura, non lo so come lo vogliamo chiamare, però veramente è una sciocchezza. Ecco, qui andiamo così ed andiamo a chiudere. Quindi una volta che avete fatto questa operazione andate a prendere tra i due cerchietti quello ovviamente più piccino e semplicemente andiamo ad adagiare ed andiamo a tirare. Vedete che tirando, ovviamente qui è dove avevo tagliato, ahimè, ahimè, ahimè Gabriella, vabbè, fa niente. Quindi in questo modo ora abbiamo stretto ed andiamo a ripassare un pochino. Per primo vado qui dove avevo fatto quel disastro di taglio, perché quando si fanno i video uno dovrebbe stare calma e invece io tutto sono fuorché calma perché vado sempre di fretta, ho tante cose da fare e quindi il risultato finale è questo, però insomma, vabbè, avete capito, quindi procedo, cucio bene bene e stringo il tutto. Ovviamente cucendo, non metti a fuoco, do anche qualche retropunto, vedete? In questi piccoli puntini dove c'è la piega dell'arricciatura do come un retropunto, cioè torno indietro e poi ripasso in modo tale da appiattire tutto quanto. Ok, una volta che abbiamo tagliato tutto, vedete ci sono insomma un po' di asperità, andiamo semplicemente a, insomma, a toglierle, giusto un po' di fili in eccesso, mi raccomando non togliete l'imbastitura, io vedete l'ho fatta proprio in nero per farvi vedere che è una cucitura semplicissima, ovviamente potete leggermente muovervi per centrare, dopodiché cosa si fa? Spero che si faccia così, non lo so. Ok, vado a valutare se c'è un davanti e c'è un dietro, penso che questo sia il davanti che è un poco più, no, è uguale, vabbè, diciamo che vado così e dopodiché devo andare ovviamente a chiudere il nostro elemento e poi devo andare a incollare il retro. Quindi procedo con prendere un po' di colla e vado a metterci la colla. Scusate, ero fuori camera. Io sto utilizzando la bisemila, ma potete usare, anzi non la spreco questa, che peccato, questa per bijou. E vado a prendere, insomma, una colla della Pattex. Ecco, così siamo sicuri che, insomma, il nostro ricamino non si muova, non si sfilacci e quant'altro. Io penso che si usino così, eh. Penso che, insomma, il metodo sia quello. Poi, vabbè, se sbagliamo, pazienza. Perché questo non può andare all'interno per forza, no. Quindi, vabbè, adesso apro perché non voglio ancora incollarlo, ma preferisco andare a fissare. Mi sono appiccicata un po' le mani, voglio andare a decidere come mettere il mio ricamo. Voi che dite? Così? Sì, sarebbe carino per esempio anche ricamare le iniziali. Io non sono brava, ma nella mia mente imparerò a fare anche quello piano piano. Per adesso siamo ai fiorellini, fase fiorellini, che sono carinissimi secondo me anche per realizzare i bottoni per il soutache. Quindi prossimamente vedremo come fare, perché con lo stesso metodo facciamo i bottoni ricamati per il soutache. Poi, dopodiché, vado a prendere la mia catenina che mi piace di questo colore un po' particolare. Vado ovviamente a ritagliare più o meno la misura che mi piace, circa 40 centimetri. Dopodiché vado a recuperare il mio piolino. Decidete insomma dove avvitare, da destra, da sinistra. Ah no, mettere prima il bullone. Ecco, vedi, già mi sto
incartando. Allora, mettere il bullone, quindi mettete così e avvitate, avvitate, avvitate. Penso che si faccia così, non lo so, sono tutti sono tutte ipotesi. Se sbaglio, ovviamente taglio il pezzo finale del video e via. Quindi vado ad inserire, prendo la parte centrale della mia catenella, più o meno, io lascio sempre un lato più lungo, in modo tale da, vediamo se riesco, con un po' di pazienza, molta pazienza, non riesco a farcela entrare, forse sarebbe più comodo un anellino, però con i soliti miei modi carini ce lo faccio entrare a forza, allargo leggermente il telaio, ok, ce l'abbiamo fatta penso, dopodiché vado, ovviamente come vi ho detto potete anche mettere degli anellini e poi continuate ad avvitare fino a che il nostro piccolo telaio, non so se sto avvitando o se sto andando a vuoto, no, in realtà sto spostando solo il bullone, ma non sto avvitando. Mi aiuto con le pinze perché io ho le dita giganti. Ah, ecco, con le pinze si va meglio, anzi prendiamo le pinze, queste qui sono più vecchie, però sono zigrinate, vedete? Si riesce a vedere che sta uscendo dall'altro lato la vite e quindi secondo me la catena si può mettere anche esternamente tra i bulloncini, quindi secondo me sì, si può fare anche così. Vado a velocizzare questo video perché non si può vedere questo avvitamento, così nel frattempo si è spostato. Oddio, vabbè. Voi che dite? Sta più carino tutto in fuori o deve stare un pochino in dentro? Secondo me deve stare un pochino in dentro. Non lo so. Vabbè, poi mi direte se vi piace oppure no. Comunque, continuo ad avvitare. Ecco qua. Come manovale non sono molto brava. Vado con l'altro micro bulloncino. Qua ci divertiamo. Bene. Con l'altro micro bulloncino vado. Sì, ci vediamo domani. La fine del video a domani. Lo so che vi sta facendo divertire, ma insomma ragazzi i video si fanno anche per farvi divertire. Come vedete io non ho nessuna difficoltà, faccio solo le finte per farvi divertire ovviamente. Ok, dopodiché continuate con le vostre pinze fino a che insomma cercate di incastrare il vostro elemento centrale, quindi avvitate. Direi che è incastrato abbastanza bene, sia da un lato che dall'altro. Ok, direi che è abbastanza stabile. Ecco, ho incastrato anche la catena. Vado a liberare un poco perché ho stretto troppo e si è incastrata la catena all'interno. Allora, diciamo che questa catena io adesso la lascio così, però secondo me è meglio mettere, se si vuole mettere al centro, un anellino più grande e poi la catena. Secondo me è fatto meglio. Adesso io non svito nuovamente, se no il video dura 100 anni. E niente, quindi direi che abbiamo terminato. Adesso non ci resta che ovviamente andare ad incollare il nostro retro. E quindi in questo caso vado a mettere al centro nuovamente un po' di, insomma, della nostra Pattex qui. Mentre sul bordino vado insomma con la colla di precisione perché non voglio fare disastri, quindi ne metto un pochino in questo modo e vado a chiudere il mio ricamo ricamo e quindi diciamo che il nostro ciondolo adesso lo faccio asciugare e ne vado a fare qualcun altro e poi ve li mostro finiti. Aspettate. Velocemente sono andata a realizzare anche il secondo, questo nei colori blu e ottanio, e vi dimostro il primo dove ovviamente sono andata ad apporre il mio piccolo tag perché il telaio non l'ho fatto ovviamente, però il ricamo sì. Quindi nei prossimi giorni cercherò anche di terminare questi altri. Ovviamente qui probabilmente andrò ad inserire qualche altro ricamo laterale perché altrimenti mi sembrerà troppo vuoto. Ok, e questi piccoli invece li utilizzerò per fare dei
piccoli fiori come il girasole, ma ovviamente questo ormai è andato perché l'ho tagliato. Quindi niente, fatemi sapere veramente che ne pensate di questa idea. Io la trovo una cosa carinissima, e altrimenti non l'avrei fatta, perché lo sapete, io ma basta che vedo una cosa, poi mi appassiono. Quindi su Instagram, anzi a proposito vi metto giù i link se volete seguirmi, pubblicherò poi tutti questi 4-5 ciondoli realizzati con ricamo. Ovviamente se vi interessa come si fanno questi fiorellini basici, io non sono una ricamatrice, sono veramente, insomma, come dire, non sono un insegnante, però se vi interessa su YouTube ci sono tanti video sul ricamo, però se vi interessa vedere un video fatto da un insegnante un po' particolare come me per farci compagnia, basta che me lo mettete giù nei commenti e vediamo insieme cosa riusciamo a fare e se ovviamente riesco a girare un tutorial per insegnare. Niente, fatemi sapere che ne pensate e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!